Benvenuti viaggiatori, allora eccoci qui come vi ho promesso nel video con le creazioni realizzate con il sale colorato. Questo è il sale colorato che abbiamo realizzato insieme nel video prepariamo il sale grosso colorato e ora vi mostrerò in questo video le varie creazioni che si possono fare con questo materiale. Quindi iniziamo. Allora, ci sono moltissime cose che si possono fare con il sale colorato. La prima cosa più semplice che possiamo fare, le prime due cose più semplici che possiamo realizzare con il sale colorato sono un portacandele e un portapenne. Allora, vi faccio vedere queste due creazioni. Per il portapenne ci servirà un barattolo in vetro un po' più grande e un altro barattolino di vetro un pochino più piccolo. Io ho scelto questo con il manico perché questo è un progetto da fare per una persona che conosco, quindi poi io qui andrò ad attaccarci un'etichetta con il nome insomma di questa persona, quindi a me mi serviva che avesse il manichino per attaccarci l'etichetta. Allora, quello che noi andiamo a fare, il procedimento è questo: noi andiamo ad inserire il barattolo più piccolo all'interno del barattolo più grande, in questo modo, poi ovviamente lo andremo a fissare sotto con della colla a caldo e quello che poi andiamo semplicemente a fare è riempire lo spazio fra i due barattoli col sale grosso colorato, quindi vi verrà fuori la decorazione con il sale e all'interno poi invece del barattolino più piccolo andremo ad inserire le penne, quindi vi verrà una cosa del genere con tutto il sale colorato. Ora vi mostro come realizzarlo. Allora, per i colori potete scegliere tutti i colori che più vi piacciono. Io, essendo che lo devo fare per una persona, i colori che andrò a utilizzare saranno il sale grosso celeste e il sale grosso argentato e del sale normale, quindi sale non colorato. In più, oltre a questo, andrò ad aggiungerci poi dei glitter colorati. Allora, innanzitutto andiamo a prenderci la colla a caldo per fissarci il barattolo e per fissare insieme i due barattoli. Abbiamo un contenitore, il sale normale lo vado a unire al sale argentato. Mi prendo dei glitter sul bianco e mi unisco il tutto. Allora, intanto qui si è preparata, vado a mettere la mia colla a caldo nel barattolo più piccolo. Ok, adesso è al centro.
e pressiamo per far aderire i due barattoli. Ora quello che andiamo a fare il nostro primo strato mettendo il sale nella parte esterna fra i due barattoli. Meglio posizionarsi su un piattino così non perdete sale a giro. Quando avete un primo strato che vi soddisfa, ci prepariamo il secondo. Poi facciamo un altro strato con l'altro colore. Ora io in questo caso lo voglio fare a strati, ma poi voi potete tranquillamente andare a farlo anche mischiato. Ora magari vi faccio vedere con il prossimo e ultimo passaggio. L'altra cosa se no che potete fare è prendere, mischiarvi i due strati di colore e andare a fare anche il mix in questo modo. Fino a che non riempite tutto il bordino. In questo modo. Ora vedo se riesco a farvelo vedere. Vedete come viene il risultato? Ora lo pareggio in modo che non mi scappi tutto fuori dal barattolo e poi andiamo ad inserirci le nostre penne. Uno volendo questo qui può farlo anche profumato, semplicemente mettendo all'interno del barattolino gli oli essenziali. Ora poi dopo gli farò una foto e lo vedrete meglio. Quindi questo era il portapenne. Adesso andiamo con l'altro progetto. Vi ricordo, state tranquilli,
Qui sotto in descrizione troverete tutti i link, il link affiliato Amazon con tutti i materiali che io ho utilizzato all'interno di questo video per ricreare queste creazioni, quindi vi metterò tutto qui sotto in descrizione per poter ricreare queste creazioni. Allora, per il secondo progetto ci servirà sempre un barattolo di vetro, il nostro sale colorato, una tea light, degli oli essenziali e dei glitter. Allora, quello che voglio andare a fare è una cosa simile a quella che abbiamo fatto qui, però leggermente diversa. Quindi quello che voglio andare a fare, mi prendo i colori che mi piacciono, quindi vado di verde, viola, ci metto all'interno dei glitter viola e dei glitter sul verde, mi mischio tutto, vado ad aggiungere degli oli essenziali. Io andrò di lavanda perché adoro l'odore della lavanda. Quindi quello che faccio adesso, prendo tutte le mie, il mio sale colorato con i glitter, lo vado a inserire all'interno del mio barattolino, mischio il tutto, all'altezza più o meno che volete. Vado a mettermi l'olio essenziale, mischio, mi pareggio il sale e semplicemente, quindi questo sarà il risultato, avrete lo strato di sale fino a dove volete e poi semplicemente vado a inserire una candela all'interno del mio barattolino col sale colorato e così ho realizzato una lanterna, un portacandele, scusate, con il sale colorato e profumato alla lavanda. L'altro progetto che invece voglio farvi vedere con sempre con il sale colorato è una lanterna realizzata con il sale colorato. Quindi anche qui il processo è molto semplice. Quello che andiamo a fare, ci prendiamo un barattolo, della colla vinilica, il nostro sale colorato, i nostri glitter, un pennello e un pochino di acqua, un po' d'acqua nel mio piattino sempre,
mi preparo, come per il decoupage, la soluzione di acqua e colla vilinica. Poi mi prendo un piattino pulito e faccio la stessa cosa che di quando abbiamo fatto con il decoupage, quindi faccio lo strato di colla, con l'unica differenza che qui poi invece di andarci a mettere il foglio del decoupage, andiamo a metterci sopra il nostro sale colorato. E abbiamo la nostra lanterna col sale colorato. Allora, adesso le altre creazioni che si possono fare col sale colorato sono i gioielli, quindi vi mostrerò altre creazioni con il sale colorato. In questo caso parliamo di gioielli, anelli e ciondoli per collane o per orecchini. Quindi quello che ci servirà sono sempre i nostri glitter, il nostro sale colorato, una base per anello, la resina UV, dei bicchierini, delle pinze, una colla forte, un coltellino e questi contenitori sarebbero dei contenitori per oli essenziali. Io ne ho di varie dimensioni che sono praticamente col tappo a vite. Vi faccio vedere, per farvi un esempio, quello che io al momento ho al collo. Non è col sale grosso, questo è un sale nero, ma l'effetto è questo, che quindi io posso svitare il tappo e cambiare quello che ho all'interno del barattolino.
andremo a fare una cosa simile solo con il sale colorato. 3. Per quanto riguarda l'orecchino, come quello che avete visto, che vi ho mostrato nel video di preparazione del sale grosso, ci serviranno invece queste boccettine qui con il tappo di sughero, che queste non andremo a cambiare quello che c'è all'interno, le lasceremo chiuse in questo modo. Quindi partiamo da le bottiglie contenitore e poi passeremo al resto dei gioielli. Allora, per questo ho deciso di realizzare 2 ciondoli con cui ci farò degli orecchini, però voi potete tranquillamente farci anche dei ciondoli per collane. Andrò a prendere questa bottiglietta che è sul quadrato e quest'altra bottiglietta, tanto ormai lo sapete, io non porto gli orecchini uguali, quindi io li andrò a fare diversi, e quest'altra bottiglietta sul tondo. La prima cosa che andiamo a fare, andiamo a prepararci i tappi, perché quello che noi dobbiamo fare è andare poi a metterlo all'interno di un orecchino o di una collana. Quindi ci serviranno questi gancini da bigiotteria, in questo caso ne prendo 2 dorati. Quello che vado a fare è intanto incidere un piccolo buchetto con la punta di un coltello. Mi apro la colla forte, vado a mettermi la colla sulla punta del gancettino, inserisco il gancetto dove ho fatto il buco e poi semplicemente spingendo vado a inserirmi il gancio nel tappo di sughero. Qui scusate, richiudo la colla se no si secca, in modo che mentre noi facciamo entrare il gancino all'interno del tappo di sughero, la colla farà presa sul sughero e ce lo lasciamo da parte ad asciugare. Facciamo la stessa cosa con l'altro. E questo intanto sarà il risultato. Vedo se riesco a farvelo vedere. E adesso, mentre questi asciugano, noi andiamo a prepararci le nostre bottigline. Quindi mi prendo 2 bottigline. Poi normalmente quando andate a comprare queste box vi dovrebbero dare anche, ora magari nel nostro caso non serve,
però dovrebbero darvi anche, eccoli, degli imbuti, ora, che sono più comodi. Ora io proverò a usarlo, ma non so se ci passerà il sale, essendo sale grosso. Cioè quelli sono utilissimi quando dovete magari andare a fare le creazioni con il sale fino colorato. Faccio un tentativo, ma non so se mi servirà. E qui semplicemente scegliete quello che volete mettere all'interno della vostra creazione. Io in uno andrò a mettere del sale dorato, ok, e vi viene una cosa del genere. Poi ovviamente va in base ai colori che scegliete. E poi semplicemente l'altra cosa che andiamo a fare, ci riprendiamo la nostra colla forte, la andiamo a mettere nella parte che va a contatto col barattolo e semplicemente la inserite all'interno del barattolino. In questo modo la colla farà pressione sul vetro e il ciondolino vi rimarrà chiuso con la vostra boccettina di sale colorato all'interno. Questo lo lasciamo asciugare e ci dedichiamo intanto all'altro. L'effetto viene una cosa del genere. Cioè queste creazioni sono molto belle, anche perché si possono fare con qualunque tipo di materiale. Qualunque cosa voi vogliate conservare la potete tranquillamente conservare all'interno di questi barattoli e poi farci dei gioielli che sono veramente molto belli visivamente. Adesso passiamo agli altri. Allora, per quanto riguarda questi qui a vite, il procedimento è simile. Però cambieremo alcuni passaggi. Allora, per prima cosa partiamo sempre dal prepararci il tappo, quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi con un coltello, comunque con una lama affinata, ci andiamo a creare un piccolo forellino dove andiamo poi ad attaccarci il nostro gancio. Ok, fate in modo che riuscite a passare dall'altra parte. In questo caso qui faccio la stessa cosa. Ok, poi qui il procedimento già cambia un pochino, perché io prima vado ad inserirmi
la vite, cioè il gancino che è a vite, e una volta fatto questo avremo la vitina di sotto, e quello che vado semplicemente a fare, vado ad aggiungere poi sotto la colla intorno a dove abbiamo agganciato la vite, perché questa colla, essendo molto forte, rovina un pochino la plastica sopra, quindi dentro non si vede, quindi non è un problema, ma se la fate fuori vi rovinerà tutta la plastica, e la lasciate qui ad asciugare. Ok, e lo lasciamo asciugare. Adesso quello che io voglio andare a fare per questi è andare a creare un mix di colori, in modo da avere tipo una sorta di arcobaleno, tipo, ma non con tutti i colori. Quindi metto un po' di quello verde, un po' del viola, un po' dell'oro, un po' del rosso e un po' di quello argentato. Faccio un mix di tutti i colori, prendo il barattolino, l'effetto è questo, e poi semplicemente andremo, una volta che sarà asciutta, a riavvitare il nostro tappino, e abbiamo il nostro ciondolo della collana o dell'orecchino, insomma quello che più preferite. Prendo l'altro barattolino, mi prendo un altro contenitore, perché qui voglio andare solo di viola e di argento. Poi ovviamente ve li farò vedere dopo tutti finiti e montati. Adesso ci dedichiamo all'altra creazione, che è l'anello. Allora, per quanto riguarda l'anello, ci facciamo aiutare dalla nostra migliore amica, la resina UV. Allora, qui abbiamo due strade, io ve ne faccio vedere uno con la resina glitterata e il sale colorato, e uno solamente col sale colorato. Quindi quello che andiamo a fare per i nostri due anelli con la resina, prendiamo le basi degli anelli. Come sempre vi dico, non preoccupatevi, per tutti i materiali che vedete all'interno del video vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato Amazon con tutti i materiali per poter ricreare queste creazioni.
e penso che in questo qua argentato ci andrò del sale argentato e viola e dei glitter viola, mentre in questo dorato ci vado con il mix e la resina trasparente normale. Quindi partiamo intanto da quello semplice. Quindi quello che io vado a fare, vado a mettermi la resina sul supporto in questo modo, e quello che mega semplicemente vado a fare prima di mettere a catalizzare in lampada la resina, vado a buttarci dentro proprio in questo modo il sale colorato. Accendo la lampada UV e metto in lampada. In pratica il risultato che vi verrà fuori è una cosa del genere. È bellissimo. Ora mi vado a prendere un supportino per gli anelli in modo che mentre preparo l'altro vado a tenere in lampada l'anello. Invece quello che vado a fare, mi vado a preparare un po' di resina con i glitter viola, per fare una sorta di base. Contenitore da mettere sotto e ci butto. Adesso veniamo al montaggio dei nostri gioielli e a controllare come sono venuti poi gli anelli. Allora, partiamo dagli orecchini, che sono semplicissimi da montare. Semplicemente ci allarghiamo il gancio da orecchino, lo inseriamo all'interno del gancino che abbiamo attaccato alla bottiglietta e stringiamo. 1 e 2. Quindi questi sono gli orecchini con le bottigliette e il sale colorato. Mentre per quanto riguarda le collane, quello che voglio fare è prendere un anellino da bigiotteria, lo metto all'interno di una foglia decorativa, lo metto all'interno del gancino
chiudo l'anellino, così avrò la bottiglietta e la foglia, e semplicemente inserisco il mio filo per collane dentro l'anellino e chiudo. Come vi ho detto, sono proprio belle queste bottiglie, perché quando poi voi volete andare a cambiare il contenuto all'interno, semplicemente svitate, cambiate il contenuto e richiudete. Semplice semplice, ma bellissime. Faccio la stessa cosa con l'altra bottiglietta e come vedete potete arricchire poi la bottiglia con quello che volete. Io adoro tantissimo queste foglie che ho trovato su Amazon, queste perline foglie che ho trovato su Amazon, quindi le metterei praticamente ovunque, però potete metterci poi a quel punto qualunque cosa. Se avete delle perline a forma di lettera, ci mettete la lettera della persona a cui la volete regalarle, potete fare veramente, personalizzarle poi a quel punto come più vi piace. A me piace, potete personalizzarle come volete, a me piaceva l'idea di metterci la fogliolina. Quindi queste sono le due collane col sale colorato e adesso andiamo a controllare come sono venuti gli anelli, visto che comunque è un po' che adesso li ho tenuti in lampada, e sono venuti veramente molto belli, molto molto belli, mi piacciono tantissimo, mi piacciono veramente tanto. La resina è ancora un pochino umida, quindi io la terrò poi ancora un pochino in lampada, ma sono venuti bellissimi, sono veramente belli, sono venuti molto molto belli questi col sale. In più il sale è proprio bloccato all'interno della resina e come vedete non cade. Sono molto belli e hanno veramente un bellissimo effetto. Sono bellissimi, sono venuti veramente bellissimi, mi piacciono molto molto molto. Quindi questi erano i miei progetti col sale grosso colorato. Ovviamente poi voi potete prendere spunto da queste mie creazioni e farne delle di vostre personali. Vi faccio una carrellata di tutte le creazioni che abbiamo fatto con il sale grosso e poi, se questo video vi è piaciuto, possiamo magari più in là in un futuro fare anche il video con il sale fino colorato, che anche con quello ci si possono fare moltissime cose.